Ciao, salve a tutti. Con il narcisista hai chiuso? Farti vedere? Farti vedere o non farti vedere da lui? E come, se vuoi farti vedere, come farti vedere, insomma, dal narcisista? Se proprio questa è la via. Ma diciamo anche, è il caso appunto di farti vedere e perché? Per quale motivo? Perché lo rivuoi? O per fargli venire rabbia, per suscitargli qualche stato d'animo particolare? Intanto diciamo pure che se non lo rivuoi la questione non dovrebbe neanche porsi, continui con la tua vita e fai quello che ti va di fare e neanche ti poni quindi la questione se lui ti deve o non ti deve vedere. Se invece vuoi la rivalsa, vorresti un'altra possibilità tra voi, anche per capire se lui sia un narcisista o lei sia veramente una narcisista, allora il discorso cambia. Molti uomini e donne che seguo mi chiedono proprio questo, come devo comportarmi, come devo fare con i social o magari se la incontro, se lo incontro. E su WhatsApp devo mettere uno stato, devo cambiare gli stati di WhatsApp, insomma devo farmi vedere. Ci sono diverse linee di pensiero e poi ci arriviamo. Partiamo però da una premessa che comporta delle domande a cui devi per forza rispondere per chiarirti le idee e appunto capire cosa è meglio fare o non fare. La prima è: devo o non devo farmi vedere? Che tradotta può essere: è meglio che lui o lei mi veda o che non mi veda? La seconda conseguente a questa, perché qual è il motivo specifico per cui lui dovrebbe vedermi o perché non dovrebbe vedermi? E andiamo ad alcune linee di pensiero. La più frequente è quella di farti vedere radiosa, super felice, come se dopo di lui tu abbia incontrato il grande amore oppure hai vinto l'Enalotto. La seconda è contatto zero assoluto, lui o lei non deve vedere assolutamente niente di te, di cosa fai. E c'è anche la via mediana che sembra o può sembrare la più ragionevole, e a volte lo è, e cioè cerca di postare foto o situazioni che suscitino mistero, che creino un alone di mistero attorno a te, ma niente che sia veramente chiaro, che si possa percepire in maniera del tutto chiara rispetto a quello che effettivamente fai, di quella che è la tua vita adesso senza di lui. Il fatto è che ogni situazione, ogni rapporto e situazione di vita vanno contestualizzati e questo è uno dei motivi per cui a volte è bene che ti fai seguire da qualcuno di bravo, psicologo o coach, che egli o ella siano. E non dico che devo essere necessariamente io, possono anche essere altri. Ce ne sono pochi, a mio avviso, di valenti, di onesti anche come colleghi, oltre che preparati e con una certa sensibilità. Ne potrei indicare uno, due, forse tre. Si occupano tra l'altro esclusivamente o quasi esclusivamente di riconquista e sono tra l'altro tutti tra i 35 e i 40 anni. Quindi contestualizzare, e faccio un esempio: se lui ti ha conosciuto come una ragazza, come una donna piuttosto seria, che non si scompone, magari anche un po' malinconica a volte, inutile che ti fai vedere nelle foto con un sorriso a 33 denti, perché sarà palese che stai recitando una parte e a beneficio magari anche di qualcuno in particolare. Allo stesso modo farti vedere un luogo dove non sei mai stata, anche qui è una cosa che tu avresti fatto mentre eri insieme a lui, perché ti assicuro che balza naturalmente all'occhio e ai sensi se tu stai barando con il mondo e nei confronti di qualcuno in particolare, perché o sei narcisista anche tu e tanto bari sempre e tutto fa brodo e allora ok, ma se non lo sei un minimo di coerenza ci deve essere e la coerenza ci sarà sempre se tu sei interiormente allineata con te stessa o con te stesso, con le tue emozioni, il tuo sentire. E questo quando sarà veramente possibile? Sarà veramente possibile solo quando sarai veramente distaccata sul piano emotivo da lui, dai tuoi trascorsi relazionali. Potrai a quel punto veramente postare tutte le foto del mondo, tutte le frasi che ti passano per la testa, perché ti verranno naturali, al punto che la tua comunicazione nel tuo essere del tutto implicita, cioè non costruita,
arriverà a certi bersagli, ci arriverà naturalmente, motivo per cui è sempre meglio e opportuno lavorare sulla ricostruzione della tua vita senza l'ex, altrimenti nell'indecisione, nel caos interiore in cui magari ti trovi, probabilmente, più che probabilmente ti trovi, dopo la chiusura con l'ex, è infinitamente meglio che tu non faccia proprio assolutamente niente, o perlomeno che segui il corso normale del tuo modo di essere, in quello che naturalmente è il tuo stile. Poi però ci sono casi in cui un reset completo, che quindi include anche la comunicazione sui social, è una via, ma lo è anche per te prima di tutto una via, per estraniarti mentalmente ed emotivamente dall'ex o dalla ex. E questa via va bene anche nel caso che tu abbia insistito con lui a farti magari sentire, a cercarlo o a cercarla, perché comunque fai sempre a tempo a rispuntare. Se l'intenzione però è costi quel che costi, lo rivoglio, voglio veramente capire se lui è un narcisista perché non mi è chiaro, allora meglio che tu e anche lui facciate una vacanza da sollecitazioni vicendevoli che andrebbero solo ad appesantire ulteriormente un'idea da parte sua di te che meglio lui resetti e allo stesso tempo tu stessa da certi vissuti. Se poi il narcisista lo incontri in qualche luogo, non è che devi in quel caso tenere il muso. Se lo incroci, salutalo cortesemente e passa oltre. Se ti mostri rancorosa, è chiaro che lui esercita ancora un bel influsso emotivo su di te. E se tu hai comunque deciso di chiudere assolutamente con lui, in questo caso invece gli dai comunque una soddisfazione. Se invece non vuoi chiudere, sarà la dimostrazione che comunque tu hai dei sentimenti che ancora albergano dentro di te. Ma è anche chiaro ed evidente che se lui ti ha fatto dei torti particolari e tu comunque hai deciso di chiudere, puoi anche non salutare il narcisista se non ti va e andare per la tua strada, perché il problema si pone proprio nel momento in cui tu non vuoi chiudere. E poi, come dico sempre, se hai chiaro che lui è un narcisista o lei è una donna narcisista, manipolatrice, chiudi. Lascia che le cose stiano così come sono se si tratta di una chiusura vera e propria e cerca di cogliere l'occasione per distaccarti sempre più un po' alla volta. Se riallacci un rapporto con un narcisista poi sarà sempre più difficile chiudere la volta successiva. Quindi forza tutta e avanti con la tua vita. Naturalmente puoi sempre avvalerti del mio supporto e della mia professionalità. Un abbraccio forte e a presto. Ciao, ciao, ciao.